Buongiorno ragazzi, oggi andremo a vedere come ricavare la top view di un albero di ricerca binaria. I prerequisiti di questo video sono due. Il primo è il level order traversal e il secondo è il vertical order traversal. Ho trattato entrambi gli argomenti nei miei video precedenti. Lascio qui da qualche parte i link ai due video. E cosa si intende per top view? Per top view si intende tutti i nodi che riusciamo a vedere guardando quest'albero dall'alto. La cosa difficile ovviamente è disegnare l'albero in modo corretto, quindi ci servirà appunto un algoritmo per ricavare esattamente la top view senza dare troppo peso a come disegniamo l'albero. Come prima cosa andiamo a calcolare il level order traversa di quest'albero binario. Quindi, il primo livello è A, nel secondo livello incontriamo B e C, nel terzo livello incontriamo D, E, F e G, nel quarto livello abbiamo H, I, L, nel quinto livello abbiamo M e nel sesto e ultimo livello abbiamo la N. Il secondo step per andare avanti con questo algoritmo è quello di calcolare l'HD. Che cos'è l'HD? È l'horizontal distance. Anche questa l'ho già trattata nel mio video precedente, quello relativo al vertical order traversal, ma lo facciamo anche qui velocemente in questo video. Quindi, come prima cosa andiamo a seguire queste istruzioni. Quindi praticamente andiamo a mettere horizontal distance uguale a 0 per la root. Dopodiché, per il figlio sinistro, andiamo a calcolare l'horizontal distance come l'horizontal distance del padre meno 1. Quindi 0 meno 1 uguale meno 1. Per C, che è il figlio destro di A, andiamo a calcolare l'horizontal distance come l'horizontal distance del padre più 1. Quindi 0 più 1 uguale 1. Andiamo avanti, vediamo per D. L'horizontal distance sarà meno 1, meno 1, quindi meno 2. Per E sarà meno 1 più 0, perché è il figlio destro di B, quindi sarà meno 1 più 1 uguale 0. Andiamo quindi a calcolare l'horizontal distance per F. Il padre di F è C, F è il figlio sinistro, quindi andiamo a fare 1 meno 1 che è 0. Per G invece l'horizontal distance sarà 1 più 1 che è uguale a 2. Andiamo avanti, calcoliamola per H, il padre ha meno 2, quindi meno 2 meno 1 uguale a meno 3. Andiamo a calcolarla per I, il padre di F, F ha horizontal distance 0, quindi quella di I sarà 0 meno 1 uguale a meno 1. L'horizontal distance di L sarà 0 più 1, quindi più 1. Calcoliamo l'horizontal distance di M, il padre di M è L, M è il figlio destro di L, quindi l'horizontal distance sarà 1 più 1 uguale 2. Infine l'horizontal distance di N sarà 3, perché il padre di N è M, che è 2, 2 più 1 fa 3. Ok, ora che abbiamo scritto tutte le horizontal distance su quest'albero, andiamo ad assumerle qua sotto per semplificare un attimo le cose. Quindi, con horizontal distance meno 3 abbiamo solo il nodo H. Con horizontal distance meno 2 abbiamo il nodo D. Dopodiché con horizontal distance meno 1 abbiamo B e D. Con horizontal distance 0 abbiamo i nodi A, E ed F. Dopodiché con horizontal distance più 1 abbiamo i nodi C ed L.
horizontal distance più 2 abbiamo i nodi G ed M. Infine, con horizontal distance più 3 abbiamo il nodo N. Ora che abbiamo le due cose che ci servivano, ovvero il level order traversal e l'horizontal distance di tutti i nodi, possiamo andare a calcolare la top view dell'albero binario. E come facciamo a fare questo? È abbastanza semplice. Andremo a prendere un solo elemento da ogni colonna scritta qui in basso. Quindi praticamente la nostra top view sarà H D. Dopodiché abbiamo questa colonna con gli elementi B e D. Quale scegliamo tra i due? Andremo a scegliere il primo elemento che compare nel level order traversal. Quindi andiamo a prendere B, perché B compare prima di I. Quindi il nostro elemento che prenderemo da questa colonna sarà B. Per la prossima colonna, che è quella con horizontal distance 0, anche qua ho tre elementi. Quindi quale prendo? Prendo quello che appare prima nel level order traversal. Quindi tra A, E ed F andrò a prendere A, perché compare prima di E ed F. Stessa cosa per l'horizontal distance più 1, abbiamo gli elementi C ed L. Qual è quello che compare prima tra C ed L nel level order traversal? È C, quindi andrò a prendere C. Dopodiché per l'horizontal distance più 2 abbiamo G ed M. Qual è che compare prima? Compare prima G, andremo a prendere G. Infine, per l'ultima colonna c'è solo l'elemento N, quindi andremo a prendere N. Quindi alla fine questa sarà la nostra top view dell'albero binario. Quindi H, D, B, A, C, G ed N. Come vedete, come ho detto all'inizio, la top view si può anche ricavare semplicemente disegnando l'albero binario, però è difficile perché devi disegnarlo estremamente bene e quindi è consigliabile sempre usare questo tipo di approccio. Spero che questo veloce video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e se avete qualche domanda lasciatela pure nei commenti. Grazie mille, ci vediamo al prossimo video.